Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Vigilia di Cremonese-Inter, partita che capita proprio nelle battute finali di questo calciomercato invernale. E andremo quindi a vedere le ultime di mercato in casa Inter, quali sono invece le probabili scelte per la partita di domani e qualche spunto tattico giusto per capire che tipo di match andremo ad affrontare, quali sono le insidie dove l'Inter invece potrà far male alla Cremonese. Come al solito vi ricordo anche un bel like al video, iscrizione al canale, campanella delle notifiche attiva per non perdere nessun contenuto e dare un grandissimo supporto. Iniziamo proprio dalle ultime di mercato. L'Inter, che inizialmente sembrava concentrata a rafforzare la fascia destra, probabilmente non farà nulla in quel ruolo, perché la trattativa per Moussa Diaby è praticamente saltata. L'Inter continua a premere per un prestito con diritto di riscatto, l'Al-Ittihad non ha aperto a questa soluzione, anzi gli arabi vorrebbero la cessione immediata o un prestito con obbligo di riscatto. Possiamo considerare praticamente quell'affare ormai sfumato. Così come è praticamente sfumato anche l'affare Perisic, perché, vero, potrebbe un po' a sorpresa riaprirsi con un prestito oneroso, ma insomma sembra poco probabile che in questo momento la pista Perisic possa essere riaperta, quindi dalle varie testate comunque leggiamo oggi che anche il nome di Perisic ormai non è da accostare all'Inter. E sulla stessa corsia, per quanto riguarda le cessioni, probabilmente anche per quelle non si muoverà nulla. Luis Enrique è stato confermato, quindi è sfumata la pista che portava il laterale brasiliano al Bournemouth o comunque in Premier League, così come allo stesso modo è probabile che anche Dumfries rimanga a Milano. C'è stato un interesse del Liverpool, l'Inter non ha completamente chiuso la porta, ma insomma servirebbe un'offerta superiore alla clausola da 25 milioni, clausola che sarà valida in estate. Il Liverpool ha mostrato interesse ma non ha affondato il colpo, mancano praticamente 2 giorni alla fine del calciomercato, quindi con ogni probabilità anche per Dumfries non si concretizzerà nulla e l'Inter continuerà a giocare con Dumfries, Luis Enrique su quella corsia. Il nome di Norton Caffey era, come abbiamo appunto riportato ieri, come riportavano i principali siti sportivi, le principali testate, era soltanto un nome per sopperire l'eventuale partenza di Luis Enrique o Dumfries. Ad oggi, insomma, quella corsia dovrebbe rimanere la stessa e è un qualcosa che lascia un pizzico anche di amaro in bocca, perché probabilmente è proprio il ruolo in cui all'Inter serviva un ritocco ed è probabilmente lì che avevamo auspicato che l'Inter potesse rafforzarsi. Mancano ancora 2 giorni, ovviamente il mercato è sempre ricco di sorprese, però insomma ad oggi sembra che la corsia destra dell'Inter rimarrà quella attuale. Ciò che potrebbe cambiare invece è il centrocampo dell'Inter, perché c'è un'ipotesi cessione di Frattesi, in realtà c'è un accordo anche col Nottingham Forest per un prestito col diritto di riscatto, viene riportato un diritto intorno ai 35 milioni, l'Inter sta cercando di sostituirlo con Curtis Jones del Liverpool. Curtis Jones è un classe 2001, possiamo considerarlo un po' un tuttocampista, sarebbe un ottimo calciatore probabilmente per il centrocampo dell'Inter. La formula è simile a quella di Frattesi, prestito con diritto di riscatto su cifre alquanto simili. Il punto qual è? Che il Liverpool non vuole lasciar partire il calciatore senza un rinnovo di contratto, perché senza il rinnovo, contratto che scade nel 2027, significherebbe che in estate l'Inter avrebbe sì il diritto di riscatto, ma nel caso in cui non lo esercitasse, il Liverpool si troverebbe un calciatore ad 1 anno dalla scadenza, naturalmente col valore che poi tende ad abbassarsi. Se l'Inter non riesce a chiudere per Curtis Jones, non darà il via libera per il trasferimento di Frattesi al Nottingham Forest ed è probabilmente l'unico movimento che vedremo in questi giorni, che potremmo vedere in questi ultimi giorni di mercato. Passiamo invece al calcio giocato, quindi chiudiamo la parentesi di calciomercato. Come abbiamo detto in apertura di video, vigilia di Cremonese-Inter, che tipo di partita dobbiamo aspettarci? Innanzitutto è una Cremonese che in questo momento ha una situazione di classifica alquanto tranquilla, 6 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, punti di vantaggio che però sono stati accumulati soprattutto per un ottimo girone d'andata.
nel girone di ritorno, nell'ultimo periodo in generale, la Cremonese sta un po' faticando. Tanto è vero che nelle ultime 8 partite non ha mai trovato la vittoria, 5 sconfitte, 3 pareggi, dati che comunque ci indicano una squadra alquanto in difficoltà per quanto riguarda, ecco, i risultati. Una squadra che tra le mura amiche non perde spesso, soltanto 3 le sconfitte, 5 pareggi, però anche le vittorie sono soltanto 2. Insomma, da questo punto di vista è una partita con un pronostico nettamente in favore dell'Inter. Però attenzione, perché è anche una partita che potrebbe complicarsi nel caso in cui l'Inter non riuscisse a sbloccarla subito. Se chiudiamo il primo tempo in parità, naturalmente il cronometro diventerebbe un pericoloso avversario e la squadra di Davide Nicola è comunque un avversario che può essere insidioso se ecco, non si riesce a sbloccare la partita e magari si fa fatica a trovare degli spazi. Andiamo proprio alla lavagna per capire anche dal punto di vista tattico, ecco, qualche spunto su che tipo di avversario ci troveremo di fronte. Inizialmente, ecco, partiamo dai sistemi di gioco, sono entrambi dei 3-5-2, ovviamente il modo di attuarli è completamente diverso, perché la Cremonese in fase di possesso punta a verticalizzare subito, quindi ecco, sia sugli attaccanti sia sui quinti, che tendono ad attaccare la profondità e a sfruttare lo spazio alle spalle dei nostri esterni. E occhio a non farsi trovare troppo sbilanciati e magari, ecco, se la Cremonese dovesse saltare il primo pressing, poi potrebbe trovare degli spazi anche sulle corsie esterne. Sono delle transizioni, quelle della squadra di Davide Nicola, molto veloci, sono bravissimi in transizione offensiva e quindi bisogna, ecco, limitare un po' questo aspetto, magari con un pressing alto, cercando di non farli ripartire rapidamente, cercando, perché no, anche di recuperare spesso palla nel terzo offensivo, un qualcosa che all'Inter riesce molto bene. Come detto, i due quinti tendono ad attaccare lo spazio alle spalle dei nostri, quindi lo spazio sulle corsie esterne. Ovviamente non attaccano in massa contemporaneamente. I due attaccanti, Bonazzoli fa un po' da vertice, quindi potrebbe crearsi un duello fisico con Akanji, ecco, probabilmente, o con bastoni, poi bisognerà capire anche chi va a prendere chi. E con Vardy invece che tende un po' ad attaccare soprattutto, ecco, magari l'area di rigore, lo spazio alle spalle dei difensori. Occhio anche magari al movimento dei centrocampisti, magari c'è Van de Put che è un calciatore che riesce ad abbinare entrambe le fasi, quindi le due mezzali pronte comunque ad inserirsi. Ecco, quando la Cremonese parte rapidamente in transizione offensiva, comunque riceve supporto anche dal centrocampo. Non è una squadra, naturalmente, che fa tantissimo possesso, non è una squadra che sarà costantemente nella metà campo avversaria, anzi, mi aspetto che principalmente troveremo una Cremonese in fase di non possesso, anche perché è una squadra che comunque tira poco, è la squadra che tira di meno in Serie A, e quindi qua per la gran parte del match troveremo con ogni probabilità la Cremonese schierata con un blocco basso 5-3-2 e linee molto strette. In realtà, occhio, potremmo trovarci anche una sorta di 4-4-2, perché lo hanno fatto vedere nell'ultima partita contro il Sassuolo. Ecco, in questo caso il quinto sarà Floriani Mussolini, Barbieri è squalificato, però spesso Barbieri cosa faceva? Rimaneva un po' più avanzato, in effetti il terzo di difesa lo fa Terracciano, che è un terzino, e quindi si andavano a formare due linee a 4. Mi aspetto domani che siano però principalmente una 5-3-2, anche perché l'Inter spingerà tanto e quindi con ogni probabilità la squadra della Cremonese sarà più schiacciata. A questo punto, naturalmente, qual è la difficoltà? Trovare spazi, perché gli uomini di Davide Nicola sono bravi ad intasare le corsie centrali, quindi come vediamo anche dalla lavagna, ecco, per esempio Lautaro e Piesposito in questo caso sono praticamente schiacciati tra le due linee, cercano di spingere gli avversari sulle corsie esterne, dove però chiaramente può arrivare sempre il raddoppio, anche perché con una linea difensiva a 5, ecco, sulle corsie esterne magari c'è sempre la possibilità che oltre al terzino, all'esterno, in questo caso troviamo Floriani Mussolini in linea con la difesa, c'è la possibilità che un altro difensore rompa la linea difensiva, che può avere comunque copertura alle spalle, e in questo modo non si trovano tantissimi spazi. Cosa può fare l'Inter? Naturalmente per scardinare questa retroguardia. Innanzitutto sfruttare la fisicità di Pio Esposito. Pio Esposito Lautaro dovrebbe essere l'attacco titolare, sia perché
in settimana a Dortmund sono partiti Borny e Thuram dall'inizio, quindi nell'ottica di una gestione delle forze, sia perché la profondità la Cremonese difficilmente la concederà e quindi Borny e Thuram, che hanno proprio nella profondità il loro punto di forza, potrebbero essere al massimo delle armi a partita in corso per far rifiatare più Esposito o Lautaro, o eventualmente anche, perché no, passare a 3 punti se non si riuscisse a sbloccare la partita. Cosa vedremo? Con ogni probabilità dall'inizio Pio Esposito a lottare fisicamente con Baschirotto, e quindi una soluzione può essere quella di cercare di appoggiare palla su Pio Esposito, che naturalmente col suo fisico, con un po' le sportellate che fa spesso con i difensori avversari, potrebbe aprire degli spazi per gli inserimenti, magari, perché no, delle mezzali, che saranno chiamati secondo me a fare un doppio lavoro, sia quello di inserirsi tra le linee, quindi sulla tre quarti, sia quella di dare supporto sulle corsie esterne. Quando Esposito riceve palla, magari poi si possono sfruttare gli inserimenti, i movimenti delle mezzali di Lautaro Martinez. Lautaro che probabilmente non sarà in linea con Pio Esposito, ma svarierà sia incontro al centrocampo, cosa che gli vediamo fare spesso, quasi andando in verticale con l'altro attaccante, secondo me anche dando supporto alle corsie esterne. Perché dico questo? Vediamo che la Cremonese tenderà a bloccare molto le corsie laterali, quindi cosa potremmo trovarci? Che c'è bisogno di creare superiorità, magari sulla corsia sinistra con Bastoni che va spesso in sovrapposizione, Mkhitaryan che, come detto, sarà chiamato ad un doppio lavoro, sia andare sulla tre quarti sia andare a dare aiuto agli esterni, e Lautaro che potrebbe fare un po' questo tipo di lavoro, quindi supportare anche lui le giocate su quelle corsie. Praticamente in questo modo finiremo per trovarci dei veri e propri quadrati sulle corsie esterne, portando la superiorità numerica, e questo potrebbe permetterci di scardinare la resistenza della Cremonese e trovare spazi per crossare. Dall'altro lato cosa mi aspetto? Innanzitutto che anche Luis Enrique sia particolarmente alto. Per lui non sarà una partita semplice, abbiamo visto, ha dato il meglio di sé per esempio contro il Como, squadra che lasciava spazio sulle corsie esterne. Mi aspetto un Luis Enrique alto, però è un Inter che non dovrà isolarlo in alcun modo, altrimenti troveremo nuovamente con Luis Enrique che prende palla, la appoggia all'indietro, perché non è un funambolo nell'uno contro uno. E quindi cosa potrebbe fare l'Inter? Sucic, come detto, lavoro simile a quello di Mkhitaryan, quindi tra le linee, pronto ad inserirsi in area per andare a riempire l'area di rigore o a dare supporto sulla corsia esterna. Bissek in sovrapposizione, che spesso non vediamo fare per linee esterne, ma più per linee interne. Tante volte lo troviamo in questa posizione, quindi anche nei pressi dell'area di rigore, al limite nella parte più centrale dell'area di rigore. È un lavoro importante quello di Bissek, secondo me, perché un terzo di difesa che avanza e non va solo su corsie esterne, ma cerca comunque di inserirsi tra le maglie, tra le linee avversarie, può creare un po' di scompiglio. Quindi anche Bissek sarà importante. Ovviamente se attacca Bissek, se si attacca sulla destra, probabilmente Bastoni sarà un po' più basso, un Inter che comunque sarà schierata, credo più o meno in questo modo. Se attacca ovviamente Bastoni, Bissek rimarrà leggermente più arretrato. Anche Zielinski avrà un compito importante, ovviamente, oltre ad impostare la manovra, dove la Cremonese non verrà a fare un grande pressing, poi magari, perché no, l'abbiamo visto più di una volta, anche lui avanzare e dal limite dell'area può essere una soluzione. Quindi se dovesse trovare spazio dal limite dell'area, anche il tiro dalla distanza può essere un modo per sbloccare appunto la partita. Quindi, come detto, sfruttare sì le corsie esterne, non isolare Luis Enrique. L'Inter dovrà essere brava a sfruttare entrambe le corsie esterne, e poi allo stesso modo, se dovesse trovarsi così sbilanciata, poi cercare di, quando la Cremonese recupera palla, di essere molto aggressiva. Mi aspetto un Inter in pressing molto alto, cosa che ha fatto spesso quest'anno, ma a maggior ragione per bloccare le ripartenze della Cremonese sul nascere, quindi per bloccare la Cremonese prima che poi possa dar modo alla transizione, che, come detto, riesce a fare bene in maniera molto rapida. Per quanto riguarda invece la probabile formazione, risistemiamo le pedine e andiamo a sfruttare proprio la lavagna per parlare delle possibili scelte di Christian Chivu, che in realtà in parte ne abbiamo già parlato. Come detto, Sommer tra i pali, probabilmente in settimana in Coppa poi ci sarà spazio per Josef Martinez, Bissek, Akanji, Bastoni, quindi linea difensiva titolare.
In realtà a partita in corso potremmo trovarci anche Carlos Augusto al posto di Bastoni per spingere ancora di più da questo lato, anche se poi Bastoni è un calciatore che spinge tanto. Qui al centro probabilmente, ecco, Akanji è il favorito, ma non mi dispiacerebbe neanche per esempio un De Vrij nel duello con gli attaccanti della Cremonese. Sulla destra Bissek per la situazione di spingere, quindi supportare la squadra. Luis Enrique e Di Marco sulle corsie esterne, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan. In realtà c'era una possibilità fra Tisi. Penso però che, visto che c'è comunque il mercato che porta sempre, ecco, un pizzico di distrazione, il centrocampo possa essere riconfermato. Lautaro e Piesposito, ne abbiamo già parlato prima, coppia d'attacco. Cremonese che giocherà appunto con Autero in porta, Terracciano, Baschi, Rotto e Bianchetti in difesa, Floriani Mussolini e Pezzella sulle corsie esterne, Grassi, Pachiero e Van de Putte a centrocampo con Bonazzoli e Bardi in attacco. Partita che può essere importante ancora una volta nel percorso verso la lotta a scudetto, perché oggi tra qualche ora c'è Napoli-Fiorentina e naturalmente non è una partita scontatissima. Martedì c'è Bologna-Milan e lì si può guadagnare ancora qualche altro punto. Aspetto le vostre considerazioni nei commenti sia sul calciomercato sia sulla sfida di domani e come al solito io vi lascio con un gran bel Forza Inter.